anche l'anno scorso è stato un anno terribile, Sì, che non difficile. abbiamo fatto neanche un podio, ma ho stato molto più tranquillo e molto più preciso per fare dei miglioramenti sulla moto. Non c'è veramente un segreto, ma veramente credere dove sei, e partire veramente con una motivazione che è molto alta, come l'abbiamo fatto questo anno. Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mic Bubble, il primo podcast che parla di MotoGP e personaggi affini a questo mondo. Io sono Andrea Migno, oggi assente Filippo Carloni causa operazione alla spalla. Torniamo con una seconda stagione cercando di fare ancora meglio. Campione del mondo 2021 con il numero 20 Yamaha Racing Team, Madame Messier, Fabio Quartararo. Ciao Fabio. Sta bene? Grande, ciao. Aspettiamo gli applausi del pubblico, Sì. sai. Sono molto contento che sei venuto, che ci siamo riusciti a incastrare, insomma, con i test e tutto. Come sempre, la prima domanda del nostro podcast è: come stai? Sto bene. Abbiamo fatto già delle gare, quindi adesso facciamo un po' i test, ma sono bene. Guarda, oggi piove, è meglio essere Infatti. qua che in pista. Sì, questo stiamo da Dio. Ma l'altra curiosità, perché appena ti ho presentato mi è venuto in mente, si dice Quartararo o Quartararo? Come l'hai detto prima, Quartararo. Normale, Sì, quindi senza accento francese, senza ok. accento. Anche perché, se non ricordo male, o meno, non lo so di preciso, ma tu hai origini italiane, no? Sì, i miei nonni sono da Palermo, quindi sì, ho le origine da Italia. Nonni da parte di... Tutte e due. Ok, tutti e due, Tutte e due. ma si sono conosciuti in Italia, i tuoi genitori, però sono francesi loro, sono Sì. nati in Francia. Cioè no, il mio genitore sì. Ok. I miei nonni erano sullo stessa città, Pensa. Bello. tanti tempo fa, quindi sono ritornato a Francia insieme, e dopo tanti anni hanno visto la mia mamma e il mio babbo. Quindi ti senti un pochettino italiano ogni tanto? Ci deve. Qualcosa? Cioè, ci sta. È figlio d'arte del grande Etienne, perché ho scoperto quando, diciamo, ho letto qualcosa in più su di te che Etienne correva. Sì. Questo io non lo sapevo. Dove correva? Ha fatto 2 anni campione di Francia di 125 e 2,5, e ha fatto qualche gara sull'europeo e anche nel mondiale, quindi sai, se non Grande. hai le soldi in questo mondo è Sì. molto difficile. Lui faceva pilota, meccanico, faceva Grande, tutto come lui. una volta, come si faceva una volta. Sì, esatto. Ma te l'ha trasmessa lui un po' la passione, diciamo, come è iniziato? Ovviamente adesso partiamo un po' dall'inizio, perché è giusto che premessa. Allora, in Italia hai una grande fan base, cioè Sì? c'hai molti tifosi italiani, c'è molta gente appassionata a te, e infatti con questa puntata secondo me faremo contenti molti appassionati. E quindi vorrei partire appunto dall'inizio, appunto da dove è nata la tua passione, comunque come hai iniziato, raccontaci. Sì, alla fine io ho un fratello anche grande che ha 11 anni in più. Il mio babbo l'ha messo sulla moto, non gli è piaciuto niente, e quando io ho provato mi è piaciuto tanto. E quanti anni avevi? 4. Avevo 4 anni. Si inizia così presto comunque. Sì, alla fine ho provato un po', mi è piaciuto, e sai, ogni volta vai un po' di più, la moto con le marce, e dopo siamo andati in Spagna, quindi abbiamo fatto così, e sempre mi piaceva di più. Quindi lui mi ha portato fino al mondiale. Ha capito subito che partiva la malattia della moto, insomma, la passione. La malattia della moto prende comunque, no? Sì, Cioè, tanto. se capisci subito le prime volte. E poi dopo cosa hai fatto? Qual è stata la tua carriera, soprattutto all'inizio? Dove hai corso? Perché sei andato in Spagna. Come mai non sei rimasto in Francia se ti sei mosso in Spagna? Guarda, in Francia ho fatto, cioè non era neanche delle gare, perché per la età, cioè per fare delle gare con la 50 in questo periodo devi avere 12 anni. Ok. Cioè 12 anni, in Spagna era 7. Sì. Eravamo 8 piloti in Francia e il livello era molto basso. Vai in Spagna, sei 50 piloti e il livello è molto molto alto, e alla fine sai che era o Italia o Spagna, e alla fine siamo andati più in Spagna,
ma sì, il livello lì te lo sai che alla fine anche al CEV Sì, e anche quando inizi da più piccoli lì il livello è molto forte. certo, anche il tempo, cioè la fortuna della Spagna è anche che è sempre caldo, Sì. cioè puoi girare anche a dicembre e le condizioni sono buone, quindi ormai è risaputo che la Spagna è diciamo la culla di dove si può crescere, ecco. Poi altra curiosità, perché la leggo scritta qua tra i miei appunti, come mai El Diablo? Guarda, è una cosa che da piccolo avevo un casco che era una replica di Locatelli, Grande. di Roberto Locatelli. Che salutiamo, ciao Loca, grande. E aveva un diavolo. Sì. E aveva un diavolo sul casco, e sai quando hai 7-8 anni, certo, fai la moto e dopo vai a giocare a calcio, vai a fare un po' di bicicletta, e qualcuno lì che faceva le moto con me mi ha chiamato il diavolo, e vai a giocare con 1, 2, erano tutti spagnoli, e il diavolo è rimasto così, quindi abbiamo portato anche un po' questa immagine fino certo, qua. fino al giorno d'oggi. In Italia c'è una canzone famosa che poi aggiungeremo in post, non so se la conosci, te l'avranno già detto. Sì, abbiamo tanti italiani nella squadra, certo, quindi alla fine questa canzone già l'hanno messo qualche volta. Cazzo, quella è, per gli italiani anche quella è bellissima, grande, Litfiba. Invece che non ho trovato online, diciamo cercando, però avevo sentito qualcosa. Tu da piccolo, o forse ci arriviamo man mano che andiamo avanti con la tua carriera, hai anche avuto degli infortuni, un infortunio grosso, può essere? Sì, un infortunio abbastanza grosso che guarda, mi è uscito l'osso di qua, e ho fatto più di 15 fratture, quindi alla fine è stato 10 giorni in ospedale, e mi sono fatto 12 vertebre, non so come si dice, schiacciate, e alla fine sì, è stato... E quanti anni avevi? Che periodo era della carriera? Dove militavi? In che categoria? Avevo 13 anni. Okay. 13 anni e... Con l'80 tipo? Premoto 3. E alla fine ho visto che mi faceva male, che ho stato 10 giorni per iniziare a camminare, quindi... Ma come hai fatto, in pista? Col cross? Col cross, che su un salto la moto è rimasta col gas pieno. È un problema quando è così, di solito è un bel problema. E sono andato a 7-8 metri di alto e sono caduto, è frattura aperta, tutto, quindi sia stato un infortunio che è il più grosso, ma dai, ci sto bene. Grande. E dopo, perché infatti mi hai detto così giovane, ma perché tu già a 14 anni avevi vinto il CEV, o sbaglio? Sì, con 14 anni. 2 di fila ne avevi vinto, infatti correvamo anche insieme, mi ricordo, ho rivisto anche una foto ultimamente di Barcellona che pioveva di brutto. Sì, la prima gara. Appunto, quegli anni lì già eri un po' esploso, cioè si parlava già di predestinato, perché comunque cambiarono anche la regola per poi esordire subito al mondiale. Sì. E adesso non mi ricordo come era la regola vecchia, ma comunque dopo hanno concesso l'entrata al mondiale con 15 anni. Tu quando iniziavi? 15 anni? Sì. Primo anno. E com'è stato arrivare al mondiale? Comunque immagino avrai avuto un po' di pressione, che a 15 anni di pressione, però eri già insomma ambito, no? Come pilota. Com'è stato l'esordio del mondiale? Sì, alla fine è stato un po' strano per me, perché sai, quando arrivi al mondiale stai nello stesso paddock che le pilote di MotoGP. Sì, vero. Quindi vedi qualcuno, mi ricordo la prima volta Hayden che mi diceva delle cose che non parlavo neanche inglese, meno male che c'era qualcuno vicino a me che mi ha tradotto un po', ma quando già un pilota di MotoGP ti parla e tutto questo, già diventi un po' nervoso. Avevo lo stress, la prima parte è stato bene, ma sì, abbastanza stress, e alla fine ho fatto un po' di casino il primo anno, anche mi sono rotto la gamba qua a Misano il primo anno, e ho mancato tutta la fine della stagione, ma hanno stato anni molto difficili, soprattutto in Moto3. Poi mi ricordo, sì, poi comunque in Moto2 hai vinto e quasi sei esploso quasi in MotoGP direttamente, senza passare, cioè in Moto2 Moto3 meno, ma poi in MotoGP già dal primo anno in cui sei arrivato hai fatto grandi risultati. E qui adesso, perché ci guardo e non riesco a non fare la domanda che ho in mente, casco di Le Mans, bellissimo, grafica speciale, e vorrei parlare un pochettino di Le Mans per 2 motivi. Uno, per il tifo
tifo clamoroso, il record di partecipanti, di tifosi in circuito. Com'è da francese ricevere tutto questo affetto, anche perché erano tutti per te, per Zarco, però ha vinto Zarco, però per te insomma la gente, ogni volta io ero lì in pista a fare video, a guardare, e ogni volta che passavi la gente è proprio visibilio, impazzita. Com'è ricevere tutto questo affetto dei tifosi? Veramente è incredibile, perché dal giovedì, e che vai dal giovedì, il circuito sembra che un sabato su qualche pista alla fine vedi. Non succede niente il giovedì. Esattamente, non succede niente. Dal giovedì fino al domenica dopo la gara è pieno, ti dà un'energia che è molto speciale, ma anche stanca un po'. Esatto, anche quello infatti è da capire. È stressante comunque, eventi. Ho visto anche quando hai presentato la livrea, comunque ho guardato l'orologio, erano le 8:15 di sera. Sì, e alla fine dopo la sprint ho stato 4 ore a fare eventi e tutto, e anche prima della gara, sempre dalla sprint non vado quasi mai al box, ma in questo momento avevo bisogno anche di essere un po' tranquillo, un po' da solo, ma l'energia che ci dà tutti i fan prima di uscire, e il supporto è proprio incredibile. Una passione alle Man bellissima, cioè anche per noi insomma che siamo lì, veramente bello, l'inno cantato, bellissimo, veramente bellissimo tutto. Però purtroppo un bel weekend, possiamo parlare anzi te lo chiedo a te, possiamo parlare di un ritorno della Yamaha? Cioè, come adesso forse è troppo presto, però non ho voglia di parlare tanto di moto, di Yamaha, perché tanto lo chiedono tutti, sappiamo come cioè come i giornalisti o comunque la gente si chiede appunto come va la Yamaha, però diciamo le ultime gare quest'anno sei partito molto meglio. E come sta andando lo sviluppo, come ti stai trovando adesso nella squadra? Adesso mi sto trovando veramente meglio, cioè sappiamo un po' le cose che facciamo tanta fatica, che soprattutto sono con il grip, l'accelerazione, la potenza e l'aerodinamica, ma c'è delle piste dove il grip, come alle mani a Jerez, è molto buono e anche la gomma non cala tanto, quindi è una cosa che ha fatto che possiamo andare molto veloce. Possiamo parlare perlomeno di miglioramento, di netto miglioramento. Sì, netto miglioramento, e anche un po' la fiducia di spingere la moto al 100%, e questa è una cosa che prima non lo facevo, e si vede chiaramente su un giro che adesso abbiamo preso una fiducia molto grande. Ma sappiamo che quando la gomma cala, sull'elettronica ci manca un po' dappertutto, e sappiamo che non troveremo solo una cosa che ci farà lottare con loro, ma sono dei dettagli che alla fine fanno che sulla la distanza di gara Ducati è messo molto molto bene. Sì, la Ducati diciamo anche secondo me al momento, negli ultimi anni, credo lo rimarrà fino al cambio regolamento, è la moto di riferimento, e questo è chiaro. Però secondo te da che cosa è dovuto principalmente questo miglioramento? Sicuramente dalla moto, ma se mi puoi dire senza entrare nel dettaglio qualche cosa di grosso che è cambiato sia nel team sia nella moto, ma anche immagino su di te avrai cambiato durante tutto questo tempo, no? Alla fine non te lo dico, non c'è nessun segreto, ma abbiamo step by step l'abbiamo fatto un po' il motore, un pelino più potente, e il telaio alla fine da quando sono in Yamaha è quasi lo stesso. L'anno scorso abbiamo uscito a fare un po' a fine stagione un telaio diverso, e soprattutto quest'anno un telaio che è molto molto diverso, e che è un telaio prende un po' di tempo a trovare il limite, e questo è stato uno step abbastanza grosso, e fa quasi un anno che sull'elettronica abbiamo cambiato totalmente il modo di accelerare, è molto più dolce, e quello che stiamo provando fare la moto che è molto più semplice da guidare, adesso è molto molto nervosa. Ok. Beh, comunque, guarda, io sono veramente curioso. Pecco ha sempre detto che la Yamaha, cioè, si è visto, cioè, ci vede qualcosa nella Yamaha, è stato interessante la sua analisi, ovviamente dalla pista, e vedrà meglio. Però volevo tornare anche
un pochettino su Le Mans, ma prima, anzi, una curiosità importante. Tu appunto in questi anni sei arrivato al MotoGP 19, 20, 21, sono stati i migliori anni, poi nel 20, metà 22, 23 così, con Yamaha anche un po' più di difficoltà, Sì. e la mia domanda è, comunque, tu non lo so, hai cambiato anche qualcosa te mentalmente, fisicamente, non lo so, anche per affrontare le gare, comunque per star sempre lì, perché la tua grande qualità secondo me è che nonostante un po' la difficoltà della parte tecnica, o comunque tu sei uno dei migliori piloti in MotoGP, ma non riuscivi a concretizzare, no? Però riuscire sempre a essere ad alto livello in una situazione difficile non è facile. Quali sono i tuoi segreti, le tue qualità per stare sempre lassù in alto, emotivamente, mentalmente, essere sempre forte? Sì, sai, quando alla fine da 19 fino al 22 abbiamo stato sempre davanti, sempre stiamo per lottare per i podi, top 5, Vinto vittorie. mondiale anche, ovviamente. Ma sai, quando 2023 chiaramente abbiamo fatto uno step indietro con la moto e gli altri avanti. E sai, da passare a lottare per i top 5 a per fare da 7 al 12. Cioè mentalmente 23 è Tosto. stato molto molto tosto, anche da casa non ero neanche felice, e alla fine dici: "Guarda, adesso non c'è nessun modo di cambiarlo, so come sto guidando", e anche all'inizio ti fa le domande su di te, "Ho cambiato Certo. qualcosa? Perché non vado?" E alla fine con un coach un po' mentale, un psicologo, non sono andato molte volte, ma 1 o 2 volte, ti fa capire un po' di più. E questo mi ha fatto veramente essere molto più tranquillo anche l'anno scorso. L'anno scorso è stato un anno terribile, Sì, che non abbiamo difficile. fatto neanche un podio, ma ho stato molto più tranquillo e molto più preciso per fare delle miglioramenti sulla moto. Non c'è veramente un segreto, ma veramente credere dove sei, e partire veramente con una motivazione che è molto alta, come l'abbiamo fatto questo anno. Grande. No, no, ma questo infatti, come con la moto, sempre piccoli passettini, miglioramenti, ma tra i cambi anche, c'è qua il tuo amico Tom che tuo grande amico che ti ha sempre accompagnato alle gare, ma non so se è vero, ve lo chiedo qui per me per la prima volta, è anche il tuo manager diventato, Sì. sbaglio? Sì, sì, per adesso da maggio più o meno 2023, che alla fine mi sono separato dal mio ex manager, quindi, per adesso sì, è lui, sono molto contento. Alla fine, avere delle persone che credi al 100% ne ho molto, molto pochi. Quindi e lui è quello È uno di che quelli. veramente che posso chiudere gli occhi e so che ho 100% fiducia con lui. Ehm, e anche sempre è bello lavorare con la gente che sai che puoi lavorare tranquillamente. Certo, Quindi fondamentale sì, anzi sì, sì, direi. sì. E forse anche questo è un cambiamentino che ti ha aiutato forse, no? Sì, mentalmente sai, per me, cioè alla fine per tutti i contratti lo fa lui, ma sappiamo che abbiamo gli avvocati a casa, quello che veramente la struttura che abbiamo fatto un po' l'ultimo anno e le 2 ultimi anni è stato molto positiva e sta funzionando veramente meglio. E fa che, sai, un po' mentalmente stai un po' più Certo. tranquillo, non pensi troppo a delle cose che pensavi prima, quindi sono delle cose che come ti alleggerisce un po', e questo per me è stata una cosa molto, molto positiva. Sì, 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 capisco che è fondamentale appunto essere sereni. Io credo a maggior ragione in questo sport qua, perché Sì, se sì, 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 sulla moto ci vai con un po' di pensieri, sei sono finito, tutti sì. i decimi Sì, che esatto. aumentano, quindi non va bene. Per finire il discorso Le Mans, ti volevo chiedere, e un po' mi collego poi anche alle sensazioni della vittoria del campionato del 2021, curiosità, quando vinci a me piace molto, nel senso che si vede che ti dà gusto, che festeggi tanto, e vorrei sapere sia quella sensazione, ma anche una sensazione come quella di Le Mans, che sei scivolato in gara Sì. ed era una gara che sta andando fortissimo, una gara più caotica della storia, credo, tra l'altro. Però ovviamente come stai quando vinci, ma come stai anche, cosa senti quando anche scivoli l'ultima curva qui alle mani ad esempio, e immagino una coltellata sia stata, no? Sai, anche
soprattutto quando sono queste condizioni, sai, te eri lì, sai che ha piovuto 25 minuti, ma la pista era ancora un po' asciutta. La peggior condizione possibile. Cioè, c'era. piove e tutto il mondo ti dice è asciutto, ma piove. Quindi si sta bagnando, ma ancora è un po' asciutta. È un po' asciutto, bagnato, e alla fine dici guarda, ero sulla griglia, ho detto guarda, all in. O cado o sto lì per vincere. Perché non lo sai, se vai un po' tranquillo, e sono uscito a manetta, cadi, sì, un peccato, perché soprattutto davanti a casa, ma quando vedi tutto il pubblico che è lì, che anche quando stai facendo i risultati male sono qua per mandarti il morale su, è una cosa che è sempre meglio finire davanti, ma anche un peccato, ma vedi che veramente i fan sono qua anche nei momenti che fai più fatica. Nei momenti difficili. E invece al contrario, forse meglio ovviamente, cosa hai provato, come ti sei sentito, quali sono stati i primi pensieri che hai fatto quando hai coronato il tuo sogno e quando hai vinto il mondiale nel 2021? Sì, è stato unico, perché alla fine il sogno di ogni pilota è andare a MotoGP, ma anche da vincere il mondiale. E io alla fine Moto3 e Moto2 non ho fatto quasi niente. Ho vinto una gara in Moto2, una in Giappone che alla fine per la pressione mi hanno tolto, ma non è che ho fatto una stagione straordinaria. Ho fatto una stagione bene, ho fatto le 2 gare perfette per andare a MotoGP, e dopo sapevo che con 19 anni io inizio con la MotoGP, se faccio 2 anni male la mia carriera è finita. Sì. Quindi ho preso veramente questa opportunità, e dopo 21 abbiamo fatto veramente un anno molto bello, e è stato un sogno veramente vincere il mondiale. A Misano, tra l'altro, hai vinto. C'è stato un po' un cambio di testimoni, forse adesso esagero, non lo so, comunque quando Vale stava smettendo, e poi l'ultima sua gara a Misano tu hai vinto il mondiale, e in più c'è stato anche il fatto che il post Valentino in Yamaha l'hai preso tu il suo posto. Sì. Questo è stato per te una pressione, uno sprono, o appunto anche questo come l'hai vissuto? Per me la gente non sa la pressione che ho avuto, anche mentale, perché io mai ho voluto dire che ho preso il posto di Vale, perché Vale alla fine è l'icono dal MotoGP, e anche per i fan italiani ho detto adesso tutto il mondo diranno diranno ha preso il posto di Vale, non mi piace più questo pilota, e avevo questa paura un po' da dire questo, devo un po' onorare questo posto. E la prima gara a Qatar ho fatto schifo, perché ti si era spenta, era quella volta che si è spenta la moto? No, questa era il primo anno, ma ho fatto quinto, ma avevamo il passo per vincere, ma ero così nervoso che non ho pensato neanche alle gomme, a niente, alle mappe, ma dopo la seconda l'abbiamo vinto, quindi veramente è stato un po' difficile, ma ho visto che anche la gente hanno visto che andavo anche veloce, quindi mi merecevo questo posto che ancora porti in maniera onorevolissima. E ho detto la parola onorevole, mi ricordo anche che sei stato, la Francia ti ha riconosciuto un premio onorario, no? Sì. Com'è che si chiama? Legion d'Honneur? Legion d'Honneur. Lezione di francese. E che cosa, piccola parentesi, che cosa è tipo un premio nazionale, no? Sì, un premio nazionale che ti dà il presidente, quindi è una cosa un po' come Sir in Inghilterra. Quindi era molto bello, eravamo in vacanza. Ma tipo che vantaggi ti dai? Entri gratis nelle discoteche? No. Cosa? No. Solo una questione così, alla fine anche l'onore di avere questa medaglia, e anche esempio sulle scuole, se hai un figlio o qualcosa che sono delle scuole che è molto difficile, hai un po' questo vantaggio di avere fatto qualcosa per il tuo paese. Quindi eravamo in vacanza con gli amici quando me l'hanno detto, quindi l'abbiamo festeggiato. Grande, così si fa. E invece, tornando un attimo sulla MotoGP, chi sono in pista i piloti che vedi veramente forti, che ci hai
o comunque e quali con i quali ti piace di più battagliare, insomma, quelli che quando vedi in pista insieme a te dici questo da gusto, insomma, è un top, perché ovviamente il tuo idolo sempre letto, visto che era Vale, Sì. e poi ovviamente hai beccato anche Mark in pista e hai sempre parlato bene anche, cioè difficile fare il contrario perché comunque è uno dei più forti Sì, della sì, storia. sì. E quindi quali sono in pista i piloti che vedi migliori, diciamo? Cioè, alla fine quello che mi ha dato un po' la voglia di essere pilota MotoGP è Vale, al 100%, perché da piccolo anche la immagine con Sete all'ultima curva di Jerez è quello che veramente mi ha fatto la voglia di andare. Quando sono andato, le due piloti che mi hanno impressionato di più era Dovi e Mark, il primo giorno del test. 2019 quindi. 2019. I primi giri ho detto non so cosa faccio qua, erano 3 secondi più lenti, e dopo alla fine quando vedi Mark, anche adesso con la Ducati ha cambiato totalmente di stile di guida, che è molto più pulito e va molto veloce, e Pecco. Adesso Pecco sta in un momento un po' più difficile, ma quando vedi Pecco ha uno stile che è un po' più come me, che fa molto meno angolo di Mark, ma ha la capacità di fare girare la moto tanto e avere la consistenza di andare sempre a martello. E Pecco è un pilota che a me mi sorprende tanto. Vi siete giocati un mondiale anche, uno l'hai vinto te nel 21, nel 22 poi l'ha vinto lui. Lì anche un po' che cosa è successo? Vabbè, alla fine è stato Sì, molto forte lui sì, sì, esatto. Alla e fine tu. lui ha fatto la seconda parte della stagione che ha fatto paura. Noi sai che alla fine anche la moto lì faceva un po' Sì, non riuscivate sempre a stare sì. sempre lassù. E alla fine anche un po' tutti abbiamo stato un po' nervoso, fai un po' degli errori e alla fine fai che abbiamo perso tanti punti, ma Pecco è stato molto molto forte la seconda Sì, parte a sì, 22. sì, confermo. È stato bello, insomma, anche per noi vicini a lui, insomma, vincere il mondiale. Normale. Ma invece di altri piloti con il quale hai un bel rapporto c'è Tony, no? Sì, Forse è lui l'unico, perché vorrei trattare un pochettino la sfera privata fino a quanto possiamo, nel senso tu vivi a Andorra e a Andorra ormai c'è un nucleo di piloti anche soprattutto sì. molto, molto grande, però lì con chi, cioè fate gruppo, vi vedete oppure appunto so che Arbolino è uno dei tuoi migliori amici, no? Sì, alla fine c'è tanto pilota da MotoGP, ma alla fine il gruppo che ho è un po' fuori da MotoGP. Sto abbastanza con lui, ho un altro amico che è di là, un pilota di rally, Dani Sordo. Sì, grande, l'avevo conosciuto. Quindi abbiamo fatto un po' un gruppo lì, ma si devo dire alla fine un pilota che sono quasi sempre, già ho parlato con lui che arrivo domani a Andorra e facciamo cena insieme e con Tony, quindi è una persona che mi piace tanto, è un amico veramente Che salutiamo, ciao Tony. ciao Grande. Tony, e sempre ci succede delle cose insieme che è unico. Vi divertite, ma anche mi ha raccontato Uccio che aveva la GP1 c'ha la GP1 di fianco a Tony, che l'ultima volta gli andavi a bussare, no? E poi scappavi. Sì. Una cosa del genere, cosa vi No, questo era Le Mans, sì, è stato un po' unico, sai, con lui facciamo sempre degli scherzi. E sì, lui è una persona che è molto iperattiva, è un po' come me, ma un po' di più, quindi c'è da dirle un po' di essere tranquillo, soprattutto sulla moto. grande. E poi altra cosa, oltre a fan appassionati di moto, te lo dico, ma anche molte ragazze sono appassionate di te, insomma, per il tuo stile, perché sei uno dei più stilosi all'interno del paddock, che questo per me è una figata. Però non ti abbiamo mai visto con una fidanzata fissa, insomma. Sei fidanzato? Non sei No. fidanzato? No, non sono fidanzato perché alla fine non voglio anche perdere il mio tempo, e anche perché non ho trovato la ragazza che mi sento a punto, sai? Anche alla fine non lo so, perché non l'ho avuto mai una ragazza fissa, ma deve essere un po' più naturale. Certo. Non voglio forzarmi a avere una relazione più seria, sì no mi sento, quindi è delle cose che alla fine sento che
che non ho veramente bisogno e che alla fine sì, vediamo Sì, delle ragazze. si sta da Dio da soli, Sì. Tirone, cioè, Quindi lo sai, ma sì, alla fine il giorno che succede non è che, che lo voglio rimanere molto molto privato, ma il giorno che succede certo. Nel frattempo, anche quando, insomma, te lo dico, è una cosa mi sembra un po' francese perché anche De Pugné lo faceva, ma tu non tieni sotto tuta quando vai in moto. no, ma c'è una ragione. Ecco, esatto, questa era la mia curiosità. Volevo capire se era una cosa un po' francese perché se ricordi, come dire, anche De Pugné, ma perché se no tu, anche quando è freddo, tra l'altro, No, sempre. Perché quando sono andato a MotoGP io ero impossibile andare senza la maglia, Sì, ma mi faceva tanto male al triceps, alla spalla, quindi ho detto dai, provo con la manica corta. È andata meglio, ho detto provo senza niente ancora e meglio. era ancora meglio. E non mi piaceva avere qualcosa che era Stringesse. stretto, sì. E quindi ho provato senza e mi è andato meglio. Quindi da questo momento Sempre usato. sempre usato così. Ridevamo sempre con la squadra per quando arriviamo a Phillip Island Cioè, o a Silverstone, la squadra dice che come vai adesso? Vai senza la maglia, e alla fine andava senza perché è quello che quando mi sento molto meglio, quindi sì, non sì. è per solo mostrare Il fisico, il fisico, ma è soprattutto perché mi sento meglio sulla moto. che è la cosa più importante, anche Sì. se vabbè che poi in moto ci si scalda, però insomma, come hai detto, Filippine e Silverstone sì, a volte sì. è veramente freddo. Oltre a questo, altre passioni, ho visto che ogni tanto fai il DJ? Sì, ma molto poco. Molto Mi poco. piace, ma devo. Il mio problema è che mi piace qualcosa tanto, lo faccio 2 mesi, dopo mi stanco. Quindi ma questo è una cosa che sempre mi risale un po', quindi devo imparare un po' di più, ma mi piace. E insomma, un'altra passione che ho visto, tu sei del PSG, nonostante tu sia di Nizza, Io sono di Nizza. però tifi PSG? Per la finale dall'Inter, sì, Ecco, scusami. esatto. No, guarda, io non sono dell'Inter, però molti saranno dell'Inter. Scusa per interista, ma È normale, ci sta. mi piace guardare e alla fine sono delle cose che anche quando sei con gli amici è una cosa bello anche da guardare. Ho capito. E invece ho visto che quest'anno forse è nato un rapporto speciale, o comunque forse anche da prima, non lo so, con Paolo Campinotti. Sì. E è bello, scherzate molto, sembrate molto amici. Com'è nata questa relazione? Insomma, come vi trovate? Con Paolo veramente da tanti anni, solo che ogni volta la relazione è un po' più come si dice, più intensa con Ok. lui, perché mi ricordo quando lui appunto da andare con Yamaha, mi chiamava tanto: "Come va la Yamaha? Come va la Yamaha? Certo, perché Come lui sta andando?" E lui era pronto ad andare e per me è delle persone migliori che c'è nel paddock. E ho avuto una relazione ho una relazione molto, molto buona e sempre scherziamo, insieme, è una delle mie persone favorite dal paddock. sì, è un figo, è molto scherza sempre, anche, Sì, insomma, io lo conosco poco, ma per quel poco ci stiamo simpatici, insomma. sì. Un'altra mia domanda, un'altra mia curiosità del passato: quali sono i tuoi piloti preferiti e anche quali moto ti piacerebbe provare che non hai mai provato? Piloti favorito Vale, che alla fine è quello che veramente mi ha fatto andare su Ti ha trasmesso la passione? chi m'ha trasmesso la passione. E dopo ci deve dire che alla fine come guida Marc è un pilota che se c'è la neve, il vento, la pioggia, il sole, sempre va veloce Sempre e là. per me è un esempio per me da come pilota. E E di quei dopo alcuni più vecchi, cioè già più del passato? Mick Doohan Mick Doohan, è quello che alla fine non l'ho visto veramente mai guidare in live perché certo. alla fine da molti tempo passati, ma è un pilota che come immagine anche di adesso, come adesso e cosa ha fatto nel passato è un esempio. Come moto sai che non ho provato mai una 2 tempi, Ostia. cioè non ho provato mai una 125 da GP, 2,5, 500. Quindi mi piacerebbe veramente provare una moto 2 tempi, 2,5 o 500. Quindi stiamo lavorando un po' con Yamaha Esatto, ci sarebbe. per fare un test con una moto così.
Ma ascolta, ma come si sta? Adesso facciamo, tanto molto tranquillo. Come si sta a Andorra normalmente? Andorra, guarda, quando sono arrivato facevo una fatica grande perché ero da solo, facevo play, gym, casa e adesso tieni il tuo gruppo, penso che alla fine è il più importante, hai il tuo gruppo, facciamo trial, buggy, palestra, f andiamo in montagna a corre alla fine è tutto un po' relazionato con lo sport. Se non ti piace Certo. è molto difficile. Ma veramente mi sto divertendo tanto anche per allenarci, perché alla fine sì, stai a Nizza, vuoi un po' andare al ristorante lì, vai questo, vai a bere qualcosa, anche se non bevi proprio, alcol, ma ad Andorra sai che stai sempre per allenarci e ci sta molto bene. C'è un ambiente, diciamo, dai, dedicato un po' alla cultura dello sport, quindi mi sembra di capire. Sì, 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 ma c'è la quantità di atleta che sono lì adesso, ciclisti, Sì. anche piloti da rally, del Dakar, ehm, c'è veramente tante, tante persone. Adesso il problema è che non c'è più posto. Vedi tutto quello Ok. che ci sta facendo delle case, appartamenti, è pieno, pieno, pieno. Si sta riempiendo, ma anche Tony, no? Sta a Sì, Andorra adesso. Ma casa dopo ti manca? I tuoi genitori stanno comunque a Nizza, no? sì, sì, Cioè sì. tutto casa, tutti i tuoi amici, come la gestisci? Va bene, alla fine non è che non vado più, eh. Anche, Vado anche vicino, dai, saranno 300-400 chilometri? Sì, ma un po' di più, ma alla fine tipo dopo una gara magari sto una settimana e dopo vado un mese e mezzo a Andorra, vado una settimana, quindi neanche alla fine con tutte le gare non è che sono anche troppo a Andorra, sono Certo, molto cioè di più in neanche. Andorra che Francia, ma, con tutti questi viaggi stiamo sempre Perché fuori. forse, se non sbaglio, l'avevo anche letto due dichiarazioni da parte tua sui viaggi, che comunque, no, cioè, viaggiare così tanto durante un anno comincia a diventare un po' Pesante, pesante, sì. no? E tu come la vivi appunto il grande numero di trasferte da una parte all'altra del mondo costantemente e poi devi anche sedere sulla moto, insomma, essere al 100%. Sì, anche una cosa che mi fa paura è andare su aerei. Ah, ok, Cioè quindi da Dio proprio. Quindi è delle cose che ho avuto un momento 1 anno e mezzo fa, che ho avuto tanta, tanta paura che Si muoveva. si muoveva, ma tanto, tanto. Fa paura Non l'ho comunque. visto mai. Anche i caschi dal pilota sono andato su, Sì, sì, eh? sì, 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 era proprio male. Da questo momento quando si muove un po' Allarme. già mi metto in zona rossa, quindi, è anche pesante perché lo sai, questo anno con i test noi abbiamo le concessioni, quindi abbiamo stato quasi 3 settimane fuori da casa già da gennaio-febbraio prima di iniziare il mondiale. È anche molto pesanti, sei 7 mesi fuori casa. Sì, sì, sì. Poi sempre più gare, sempre più test, sempre più viaggi, Sì, quindi. sì, sì, è sempre di più. Ma invece altre curiosità un po' tue, ho visto che nella tua storia hai conosciuto tanti personaggi, dai calciatori a anche piloti di Formula 1. E di questi vorrei sapere chi è che ti ha colpito di più, e con quale sei più amico, ma anche se sei appassionato di Formula 1 e insomma i dettagli di questa cosa. Sì, alla fine Formula 1 mi piace tanto. Mi piace tanto le macchine in generale, ehm, e avere la possibilità di conoscere un po' i piloti, alla fine non è che abbiamo lo stesso stile di vita, ma vedere un po' come pensano, come è diverso a noi, e soprattutto vedere un po' la mentalità di un come Lewis, che alla fine ha vinto tanto e si vede che sempre, sempre ha voglia, un po' come Vale, che Vale alla fine è stato l'unico pilota a provarci fino a 41, 42 anni. Quindi vedere questa motivazione dagli atleti così, da sempre allenarci, che vedi che alla fine Vale si allenava con tutti dal ranch, e per me è una motivazione, perché vedere un atleta che sempre ha voglia è qualcosa per me che è molto, molto importante e un esempio. Ma invece appunto oltre a Hamilton,
cioè Neymar, tutti, no, tanto li avevi conosciuti, e di tutti questi personaggi mi hai detto Hamilton, e poi c'è qualcun altro che ti ha colpito per lo sportivo o per la persona che era? Che è? Sì, è che alla fine abbiamo avuto una possibilità di andare a vedere il centro della Juventus, Ok, e abbiamo conosciuto a Cristiano e Cristiano? Ronaldo, Ah, chiaro. CR7. e, e vedere la mentalità di uno sportivo come lui, che lo vedi, questo non l'abbiamo veramente visto, ma ascoltare e vedere come, cioè, è sempre il primo ad andare in allenamento, l'ultimo a andare. E anche quando lo vedi in realtà, a me è stato quello che mi ha impattato di più, vedere anche il suo fisico che, cioè, È una bestia. è una bestia. In questo periodo, anche per adesso che lui ha vinto tutto, sta sempre spingendo, e per me vedere delle atlete così, che qualcuno vedi che dai, va bene, ho fatto questo e basta, ma lui sempre, sempre vuole di più, e questa mentalità, non è che abbiamo stato tanto, ma abbiamo stato 15 minuti con lui al centro, e mi ha fatto veramente impressione vedere la mentalità che ha lui. Grande. E secondo te da che cosa dipende un po' magari chi ha questo tipo di mentalità rispetto a chi ha una mentalità magari più leggera, insomma, meno one vision? Per me non è solo la motivazione, perché alla fine la motivazione va un po', un giorno hai voglia, un giorno no, ma è più la disciplina di fare questo, che a volte hai 15 chilometri da fare, hai voglia, il giorno dopo hai 20, non hai voglia, ma devi avere la disciplina, non so come si Sì, dice, sì, disciplina si dice. disciplina di farlo, e per me dipende molto da questo. C'è dei momenti che sono molto più difficili da fare. Per me la dieta è la cosa che faccio più fatica, perché allenarmi è Madonna. qualcosa che mi piace tanto, ma la dieta, quando sei con gli amici, che qualcuno prende la pasta carbonara e te mangi il pollo con il riso e il broccoli, non è che è molto, Sì, molto facile. anche perché, ma cioè, ti tocca seguirla comunque anche in MotoGP, immagino Moto3, Moto2, Moto3 proprio non ne parliamo, No, no, immagino, no, no, no? no, ma Cioè, nel proprio, Moto 3, aria mangi. Moto 3 mangiavo la insalata verde, ma solo quello, cioè per pesare un po' di meno. Anche io ho una struttura un Sì, po', sei grosso, cioè sei se- grande. sono grande, e posso diventare molto grosso molto facile. Quindi Moto 3 era proprio Perché poi stavi crescendo, zero. mi ricordo, insomma, già eri. Ehm, Però tuttora la devi continuare, cioè un po' Sì, la fai sì, comunque, sì, no? sì, la faccio, ma ho anche dei momenti molto più Sì, con la MotoGP libere. dai, un po' più tranquillo. Un po' più tranquillo, ma soprattutto perché non per il peso, ma per sentirmi meglio. Ma sì, 2 volte alla settimana posso mangiare veramente quello che voglio, e anche come mi alleno tanto che alla fine posso mangiare anche delle cose che non è solo Certo, mangiare come Moto 3 per perdere molto di peso, ma più per mantenere il mio peso, e un po' godere da quello che mangio. certo. Allora, dopo tutto quell'allenamento ci sta anche. Io c'ho una domanda stupida. Vai, sentiamola. Domanda dal pubblico. Doma Come si festeggia un mondiale? Cioè arrivi a casa e devi organizzare qualcosa. Tom ride, da capire. Arrivi a casa, cosa succede? Festeggi lì in pista, e poi cosa succede? Quali sono state le tue fasi? Anche qui, insomma, entriamo nei dettagli fino a quanto vuoi te, ecco. Non è che... Guarda, ho stato male 2 settimane. Sono arrivato alla Portimao, non potevo neanche respirare. Grande. Ma alla fine, abbiamo stato qua a Misano, dopo il mondiale, la domenica qualcuno è andato in ospedale, che si è rotto la mano, e l'altro tutti in piscina, e questo è stato un giorno, ma dopo, arrivi a casa, sei con la famiglia, dai, vai fuori. Dopo stai con gli amici, dopo vai lì, e alla fine Ogni giorno c'avevi qualcuno con ogni cui... giorno facevamo la festa, anche se già 2 giorni dopo mi stavo allenando uguale, solo che alla fine te lo prendi Certo. che eri molto male, ma sì, sì, c'è dei momenti e delle foto che sono sempre Immagino il leggenda. momento più bello della tua carriera, no? Immagino. Sì, 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 molto,
molto chiaro anche per me, ma soprattutto vedere la mia famiglia così felice, i miei amici, Grandi. e fai felice non solo te, fai felice a tante persone che hai voglia di festeggiare con loro e hai voglia di veramente fare delle cose belle. Ma invece riguardo questa cosa, se questo è stato il momento più bello, qual è stato il momento più basso, più brutto, più difficile della tua carriera? Più brutto, soprattutto in MotoGP, è la prima parte della stagione 2023. Questo è stato molto tosto perché vai da vincere 21 mondiale, fai 22 che lotti fino all'ultima gara per il mondiale, e 23 fai la prima parte della stagione, non sei neanche nella top 5, sei nel Indietro e con 10. difficoltà? E questo mentalmente è stato il momento più difficile della mia carriera, ma soprattutto nella mia vita personale, che arrivavo a casa, non ero felice, e alla fine sì, la gente ti può dire delle cose: "Ah, ma hai un contratto bello, prendi i soldi", ma in questo momento non stai pensando a questo, stai pensando che non stai godendo della vita, e questo per me era il momento molto, molto più difficile. Ho capito, ho capito. Però alla fine, Vara, mi sembra che attualmente ti stai risollevando. E per tornare poi, siamo quasi in chiusura. Sulla moto state provando già, vabbè, che oggi piove, ma state provando cose nuove. So che la Yamaha farà un V4 in linea. Sì. C'è già qualcosa nell'aria di interessante? O come sta andando? Cioè, interessante tanto no. Hanno fatto 2 test, ma soprattutto per vedere se il motore va bene, stanno facendo un po' le mappe, sai che alla fine è un motore Certo. completamente diverso, e hanno stato quasi sempre con il 4 in linea, quindi adesso stanno facendo un po' questo lavoro, ehm, e stanno facendo questo, cioè sempre varrà un C'è da test in lavorare. più. Penso che lo proveremo magari, penso a settembre, che alla fine avremo i test a Misano anche dopo la gara. Ma dovrebbe, cioè, se metti che va bene tutto, arriverà nel 27 o già il prossimo anno si potrà Già il usare? prossimo anno. Già il Il prossimo anno. progetto dalla moto adesso è fatto per 2026, Ok, quindi la moto, il piano è anche magari fare qualche wildcard con il V4 questo anno, ok. ehm, e alla fine fare la stagione 2026 con il V4. Interessante. Due cose. Circuiti preferiti del calendario? Devo dire uno, Ma anche tre. anche tre, per me Mugello numero uno. Grande. Tra ehm, poco, tra l'altro, si andrà. Mugello mi piace tanto. E perché? Perché io ho sempre visto la mia visione del Mugello, ma vorrei sapere perché ti piace così tanto il Mugello? Mi piace tanto perché a me mi piace andare veloce, mi piace andare sulle curve veloci, le 2 curve arrabbiata 1, arrabbiata, guarda che delle nome delle curve non mi so nessuna, ma mi dice Mugello, mi so Quelle due lì. quelle lì, anche la discesa che è Casanova Savelli, no, Sì. andare in discesa, cambio da direzione veloce, e soprattutto su un giro che hai il grip che fa paura e che puoi spingere a morte, è del Una bella circuito sensazione. più bello. Jerez mi piace, è un po' piccolo per la MotoGP, ma mi piace perché c'è un po' di tutto. Sì, sempre andato fortissimo il Jerez. Tra l'altro sei il pole sitter più giovane ancora? Sì, Sì, no? sì, sì, Credo. sì, sì, sì. Fatta a Jerez, bellissimo. E 2019. e dopo un circuito che mi piace tanto, che sono abbastanza, C'è Filippini, Soli, sono un po'. Phillip Island, Sepang anche, Malesia, bella. Malesia è molto, molto bello, ma se devo dire qualcuno, magari Phillip Island, che è anche un circuito molto, molto veloce. Sono d'accordo, insomma, con questi circuiti. Noi, Fabio, guarda, ti posso solo che ringraziare, siamo quasi in chiusura. Come sempre, alla fine andiamo a far vedere un po' da qua il casco. Tu ce lo io te lo tengo, tu ce lo spiegherai, anche se questo è abbastanza chiaro, insomma, il motivo. Bellissimo, tra l'altro la grafica è di Le Mans, è stato tutto incredibile. Allora, questo, innanzitutto HJC, Sì, molto bello. Tutto livrea speciale per Le Mans, no? Si sì. vede da là? Guardo lì. E allora, ma da dove è nata questa grafica sia della moto che del casco? Avevamo fatto un casco che mi piaceva tanto, ma in viola. E mi piaceva tanto, ma volevamo qualcosa con un po' i colori di Francia, quindi le abbiamo messo un po' di colori di Francia,
È una grafica che mi piaceva Sì. tanto, quindi abbiamo fatto Ok, anche quindi la moto. era nato viola questo casco? Sì. Sarebbe nato viola. Sì. Poi Sicuramente uscirà, magari non questo anno, ma ok, la faremo. ok. Ma questo sì, veramente i colori hanno stato un po' deciso anche per la Francia il mio casco non c'è tanto bianco perché cioè, mi piace, ma soprattutto per una livrea speciale. Ma un casco bianco per me, per una occasione così speciale, è molto bello. Molto bello, sono d'accordo. Peccato per com'è andata, ma Sì. è stato un bel weekend, pole position, una sprint, tutto, è stato figo. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questa incredibile puntata con Fabio Quartararo. Non mi rimane che di nuovo ringraziarti, contentissimo che sei passato. Grazie a te. E Molto felice speriamo di essere qua. divertirci da qui alla fine della stagione. Ragazzi, un saluto a tutti da me, da Fabio. Questo è Mick Bubble e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Grande. Applausi.